Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un altro algoritmo di ordinamento per gli array, si tratta del selection sort. Se per caso vi siete persi il mio video precedente che parlava del bubble sort, ve lo lascio qui da qualche parte. L'obiettivo di questo algoritmo è quello di andare ad ogni passaggio a cercare il numero minimo e metterlo nella posizione corretta. Andiamo quindi insieme ad analizzare l'algoritmo scritto qui di fianco. Come vedete, questo algoritmo inizia con un ciclo for, dove la x va da 0 a n-1. La n è la dimensione dell'array, in questo caso n sarà uguale a 8, e la x invece ci servirà per tenere traccia della posizione corrente. Dopodiché la parte interna non è altro che la ricerca del numero minimo, quindi una volta trovato il numero minimo poi andremo a scambiare di posizione l'elemento corrente con il numero minimo trovato. Dopodiché ripeteremo questa operazione per tutti gli altri numeri presenti nell'array fino a n-1, quindi in questo caso fino a x minore di 7. Iniziamo. La x parte da 0, metterò una freccia qua che indica la x. A questo punto andiamo a creare una nuova variabile che è il minimo e gli assegniamo il valore x. All'inizio supponiamo che il minimo sia appunto il primo elemento, quindi mettiamo minimo uguale a 0 e usiamo una freccia di colore verde. Il secondo ciclo ha un indice i che parte da x più 1, ovvero in questo caso partirà da 1, quindi i è uguale a 1. Dopodiché andiamo a confrontare se a di i, quindi in questo caso se 2, è minore di a di minimo, in questo caso di 6. 2 è minore di 6, sì. Allora ho trovato un nuovo minimo. Continuo, ovvero la i diventa 2, e confronto quindi il 5 col mio nuovo minimo. 5 è minore di 2? No, non è minore di 2, quindi incremento la i. A questo punto confronto 8, che è l'elemento in posizione 3, col mio minimo. 8 è minore di 2? No, non faccio niente e quindi incremento la i. A questo punto dovrò confrontare sempre a di i con a di minimo. 1 è minore di 2? Sì. Allora ho trovato il mio nuovo minimo. Quindi il mio nuovo minimo sarà in posizione 4 e sposto anche la freccia. Poi incremento i, che diventa 5. Ora confronto 4 con 1, che è il mio nuovo minimo. 4 è minore di 1? No, non faccio niente, incremento la i, diventa 6. Confronto 7 con 1, che è il mio minimo. 7 non è minore di 1, quindi non faccio niente e incremento la i. Come ultima cosa, confronto il 3 con l'1. 3 non è minore di 1, quindi non faccio niente, aumento la i, che diventa 8, la condizione diventa falsa e esco dal ciclo. A questo punto ho trovato il minimo dopo il primo giro ed eseguo l'operazione di swap, ovvero andrò a cambiare di posizione l'elemento 6 con l'elemento 1. Come vedete, dopo il primo passaggio ho posizionato l'elemento più piccolo nella posizione corretta, in questo caso l'1 nell'indice 0. Andiamo avanti, x diventa 1. Dopodiché andiamo a mettere il minimo uguale al valore della x, in questo caso sarà uguale a 1. Poi iniziamo il ciclo. Il ciclo interno parte sempre da x più 1, quindi il ciclo interno partirà in questo caso da 2. Ok, andiamo a confrontare a di i con a di minimo, quindi andiamo a confrontare il 5 col 2. 5 è minore di 2? No, non faccio niente. E i diventa 3. Andiamo avanti, andiamo a confrontare l'8 col 2. Non faccio nulla, quindi i diventa 4. Andiamo a confrontare il 6 col 2, anche in questo caso non faccio nulla perché 6 è maggiore di 2. I diventa 5, 4 col 2, non faccio nulla perché 4 è maggiore di 2. I diventa 6, confronto il 7 col 2, anche qua 7 è maggiore di 2, non faccio nulla. I diventa 7, confronto il 3 col 2, non faccio nulla neanche in questo caso. I diventa 8 ed esco dal ciclo. Dopodiché abbiamo un'operazione di swap, in questo caso andremo a scambiare di posizione l'elemento in posizione 1 con l'elemento in posizione 1,
quindi vabbè, ovviamente ha poco senso, e quindi possiamo andare ad aggiungere qui una condizione dove andremo ad eseguire l'operazione di swap solo se x è diverso da minimo. Andiamo avanti, la x diventa 2. Assegniamo al minimo la posizione di x, quindi in questo caso assegniamo il 2 e iniziamo il ciclo interno, ovvero andiamo a cercare il nostro reale minimo. Quindi i parte da x più 1, ovvero parte da 3. Andiamo a confrontare l'8 col 5. 8 è minore di 5? No, quindi non faccio niente, vado avanti. I diventa 4. Andiamo a confrontare il 6 col 5. Anche qua 6 non è minore di 5, quindi non faccio nulla. I diventa 5. Andiamo a confrontare il 4 col nostro minimo attuale che è 5. 4 è minore di 5? Sì. Quindi cosa faccio? Vado a spostare il minimo. Quindi vado a mettere il minimo in posizione 5. Dopodiché vado a incrementare la i, che diventa 6, confronto il 7 col 4, che è il nostro nuovo minimo. 7 non è minore di 4, non faccio niente, i diventa 7, e confronto il 3 col 4. 3 è minore di 4, quindi vado a spostare nuovamente il minimo, che in questo caso diventa il numero 3. Ovvero l'indice 7. Dopodiché incremento i, che diventa 8, ed esco dal ciclo. A questo punto andrò a fare l'operazione di swap, quindi andrò a scambiare l'elemento in posizione 2 con quello in posizione 7. Quindi lo faccio, vado a scambiare il 3 col 5. Come vedete abbiamo posizionato correttamente anche il terzo elemento nell'array dopo il terzo passaggio. Andiamo avanti, x diventerà 3. Il minimo diventa uguale a x, quindi diventa 3, anche lui. E iniziamo la ricerca del minimo reale, quindi andiamo a mettere i che è uguale a x più 1, quindi i è uguale a 4. 6 è minore di 8? Sì, quindi mettiamo come minimo il numero 6. Visto che teniamo traccia dell'indice, mettiamo ovviamente qua 4. Dopodiché incrementiamo la i diventa 5. Andiamo a vedere che 4 è minore di 6, quindi anche qui andiamo a spostare il minimo sull'indice 5. Andiamo a incrementare la i che diventa 6. 7 è minore di 4? No, non faccio niente, incremento la i che diventa 7. 5 è minore di 4? No, non faccio nulla, aumento la i che diventa 8, esco dal ciclo e faccio l'istruzione di swap. Quindi andrò a scambiare l'elemento in posizione 3 con l'elemento in posizione 5. Quindi in questo caso andrò a scambiare il 4 con l'8. Ok, andiamo avanti, x diventa 4. Il minimo diventa 4 perché è uguale a x. La i partirà da 5. 8 è minore di 6? No, non faccio nulla, i diventa 6. 7 è minore di 6? No, quindi non faccio nulla, aumento la i che diventa 7. 5 è minore di 6? Sì, quindi abbiamo trovato il nostro nuovo minimo che è in posizione 7, e incremento la i che diventa 8. Incrementando la i la condizione diventa falsa ed esco dal ciclo. A questo punto faccio l'istruzione di swap, ovvero scambio l'elemento in posizione 4 con l'elemento in posizione 7. Quindi in questo caso vado a scambiare il 5 col 6. Ok, andiamo avanti velocemente. X diventa 5. Il minimo diventa 5. I parte da 6, ovvero x più 1.
Andiamo a confrontare il 7 con l'8, 7 minore di 8, quindi il nostro nuovo minimo. Andiamo a confrontare quindi il 6 col 7, il 6 minore di 7, quindi abbiamo trovato il nostro nuovo minimo. Incrementiamo la i che diventa 8. Usciamo quindi dal ciclo e facciamo un'operazione di swap, ovvero andiamo a scambiare l'8 col 6. Andiamo avanti, x diventa 6. X diventa 6, il minimo diventa 6. I parte da x più 1, quindi i partirà da 7. Andiamo a confrontare l'8 col 7. 8 è minore di 7 no, quindi non faccio niente e aumento la i. I diventa 8, esco dal ciclo ed eseguo l'operazione di swap. In questo caso x e minimo hanno lo stesso indice che è 6, quindi come ho già detto in precedenza posso ignorare questa operazione di swap. A questo punto x diventa 7 e la condizione del ciclo esterno è falsa e quindi l'algoritmo termina. E come vedete ho ordinato l'array da 1 a 8. Per quanto riguarda la complessità di questo algoritmo, vediamo facilmente che anche qui siamo nell'ordine di O grande di n quadro. In questo caso, andando nello specifico, vediamo che preso singolarmente il ciclo esterno è 1 grande di n, anche perché va da 0 a n-1, quindi verrà eseguito n volte. Andiamo avanti, ovviamente l'operazione di assegnamento è una costante, quindi possiamo dire che è 1 grande di 1. Il ciclo interno anche qua va da x più 1 a n, quindi in questo caso verrà eseguito n-1 volte, quindi sarà O grande di n-1. Internamente abbiamo un'operazione costante, quindi l'operazione di confronto e assegnamento sono entrambi costanti. Come costante l'operazione di swap. Quindi, visto che sono due cicli innestati, andiamo a moltiplicare fondamentalmente O grande di n per O grande di n-1 e quindi droppando le costanti viene fuori O grande di n quadro. Spero che questo semplice video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, se volete vedere qualche algoritmo particolare scrivetelo giù nei commenti.